E allora, sei pronto per la scommessa del martedì? Ebbene, io dico che non conoscevi la maggior parte, se non addirittura tutti quanti questi trucchetti che ti consentono di trovare rapidissimamente e soprattutto con un'estrema precisione letteralmente qualsiasi cosa ti serva. Non ci credi? Ebbene, te lo voglio dimostrare e quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Di che cosa parleremo oggi? Parleremo dei cosiddetti operatori, ovvero dei trucchetti che si usano nei motori di ricerca, alcuni che andremo a vedere sono veramente particolari e poco conosciuti e ci consentono di trovare a botta sicura anche le cose più difficili che andiamo a cercare, cose che non troveremmo sicuramente con una banale ricerca. Ma prima di continuare voglio fare outing, ovvero ho copiato questo video, nel senso che ho preso spunto dal video del bravissimo youtuber TioJoe, che ringrazio e a cui chiedo scusa per avergli copiato l'idea. Andiamo avanti. E dovendo parlare di motori di ricerca, naturalmente la prima cosa che faremo sarà andare ad aprire il nostro browser e portarci in un motore di ricerca. Il primo operatore di cui voglio parlarti si chiama doppio punto. Che cosa fa questo operatore? Serve ad individuare dei valori compresi in un range minimo e massimo. Ok, l'ho spiegato difficile, lo spieghiamo più facile con un esempio. Supponiamo di voler trovare degli smartphone, ma il cui prezzo sia rigorosamente compreso tra 300 e 500 euro. In questo caso che cosa faremo? Scriveremo smartphone 300 doppio punto 500 euro. Andiamo a fare una prova. Ok, effettuiamo la nostra ricerca e come vedi i risultati sono tutti quanti di smartphone compresi nel range di prezzo che gli abbiamo impostato. Naturalmente questa cosa non vale solo per i prezzi ma per qualsiasi unità di misura tu voglia, come ad esempio date, chilogrammi, metri, litri e così via. Il secondo operatore di cui voglio parlarti è un banalissimo asterisco, ma attenzione a non lasciarti trarre in inganno dalla sua banalità, perché in realtà si tratta di uno degli operatori più potenti in assoluto. Che cosa fa questo asterisco? L'asterisco funziona come una sorta di segnaposto per una parola mancante. Facciamo un esempio, dato che ancora una volta l'ho spiegato in maniera difficile. Supponiamo di scrivere il asterisco più veloce del mondo. Il nostro motore di ricerca andrà a trovare tutti i vari elementi più veloci del mondo, come il cavallo più veloce del mondo, il treno più veloce del mondo, il razzo più veloce del mondo e così via. Andiamo a fare un test. Andiamo a fare una ricerca e ci accorgiamo nei risultati che per l'appunto vengono individuati l'aereo più veloce del mondo, il veicolo più veloce del mondo, il treno più veloce del mondo, l'uomo più veloce del mondo, l'hypercar più veloce del mondo e così via. Questo infatti si chiama carattere jolly e non a caso, perché è un vero e proprio jolly che nelle tue ricerche potrai sostituire a qualsiasi parola tu voglia. Il terzo operatore di cui voglio parlarti oggi è il trattino, anche noto come segno meno, e non a caso, perché serve infatti a escludere un qualche argomento dalla nostra ricerca. Facciamo ancora una volta un esempio. Se io vado a cercare su Google la parola mela, come vedi, mi verranno fuori una serie di informazioni relative alla mela intesa come frutto. Ma se io invece vado a scrivere mela spazio meno frutto, mi raccomando tutto attaccato, guarda cosa succede. Ecco qui, compaiono una serie di notizie correlate alla mela, ma non più intesa come frutto, ma ad esempio come ricette di cucina, informazioni sul rapporto tra mela e salute, informazioni sui prezzi delle mele e così via. Insomma, l'operatore meno è un operatore potentissimo che serve a scremare dalle tue ricerche tutti quanti quegli argomenti che ti sono sgraditi. Piccolo trucco, puoi usare anche più operatori meno contemporaneamente per raffinare ulteriormente la tua ricerca. E se nella nostra ricerca volessimo trovare un determinato tipo di file e basta,
escludendo tutti gli altri risultati. Ebbene, in questo caso l'operatore file type seguito rigorosamente dai due punti fa proprio al caso nostro, ci consente infatti di trovare qualsiasi formato di file noi stiamo cercando, escludendo tutti quanti gli altri risultati dalla nostra ricerca. Facciamo un esempio: supponiamo di voler trovare un manuale in formato PDF, quindi andremo a scrivere manuale, oppure il nome naturalmente del manuale che stiamo cercando, spazio file type due punti PDF. Ok, effettuiamo la nostra ricerca e andiamo a dare un'occhiata ai risultati. Come puoi vedere, tutti quanti contengono solo ed esclusivamente dei PDF che sono relativi a un qualche manuale. Ovviamente nella mia ricerca sono stato molto generico, ho scritto semplicemente manuale, ma se avessi scritto esattamente quale manuale stavo cercando, se esiste su internet, stai tranquillo che lo avrei trovato e in formato PDF. Ma attenzione, questo operatore non serve solo ed esclusivamente per trovare dei PDF, ovviamente. Al posto di questa estensione, e quindi al posto di PDF finale, potrai digitare qualsiasi altra estensione, come ad esempio MP3, DOC, AVI, MP4 e così via. Il limite è solamente la tua fantasia e potrai trovare esattamente i file che stai cercando nel formato che ti serve. Ma se l'informazione che sto cercando si trova all'interno di un determinato sito, ma non so assolutamente su quale pagina, io come faccio? Ebbene, abbiamo un operatore anche per questo. L'operatore si chiama site, seguito rigorosamente dai due punti, e ci consente di trovare l'informazione che stiamo cercando all'interno di un determinato dominio. Facciamo un esempio: supponiamo di voler trovare qualsiasi cosa che riguarda il programma Rufus sul sito, facciamo Gentiluomo Digitale, un sito a caso. Che cosa digiteremo? Digiteremo site due punti gentiluomodigitale.it spazio Rufus. Andiamo a fare una prova. Effettuiamo la nostra ricerca e ci accorgiamo già a colpo d'occhio che tutti quanti i risultati sono relativi ovviamente al nostro dominio, e ammazza quanti ce ne sono, veramente pagine su pagine in cui abbiamo parlato anche solo di Rufus. Ti ricordo che naturalmente potrai utilizzare questo sistema per ricercare qualsiasi argomento all'interno di qualsiasi sito, digitando semplicemente site due punti nome del dominio seguito da uno spazio e l'argomento che stai cercando. Ma ti ricordo anche che sul nostro sito non avrai bisogno di fare questo tipo di ricerca, perché disponiamo di un motore interno di ricerca tutto per te. Ebbene sì, il nostro sito è differente. E a questo punto sono veramente curioso di sapere quanti di questi trucchetti conoscevi già, e ti sarei infinitamente grato se volessi farmelo sapere nei commenti in modo da soddisfare la mia curiosità. Ma non abbiamo compiuto ancora del tutto il nostro dovere quotidiano. Infatti ci rimane ancora la importante e graditissima pratica dei ringraziamenti del giorno, che guarda caso quest'oggi sono tutti per te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!